I libri di storia non riportano la verità e 24 ore di sole in Antartide. Un caro saluto a tutti e tutte, grazie di essere su Canal 104 Plus. Su questo canale non si afferma la verità, che può cambiare come si legge nella home del sito www.tinelli.eu. La verità è come la realtà. Tutte e due sono in continuo movimento. Cambiano a seconda della situazione. Se oggi dico che il tempo è bello e c'è il sole è verità. Se domani dico che il tempo è bello ma la situazione della realtà è cambiata perché non c'è il sole, è menzogna. Ho sempre affermato di fare le vostre ricerche a livello personale e di non credere a nulla di quello che vi riportano gli altri, specialmente i media al potere, perché servono solamente a deviarvi se non programmarvi e obbligarvi inconsciamente a fare scelte inopportune. Trovate molti video dove si vincono le false registrazioni del sole di 24 ore in Antartide. Per chi non fosse al corrente, nella località Union Glacier, oggi, 16 dicembre e per altri 3 giorni, si trovano diverse persone che stanno confermando che il sole si vede 24 ore senza tramontare. Questa esperienza da sola, con tutti gli esperimenti, vedi mancanza di curvatura, costellazioni che sono sempre visibili tutto l'anno, anche quando dovrebbero trovarsi dietro il sole, perché quando non sono visibili nell'emisfero settentrionale sono visibili nell'emisfero meridionale, densità, non gravità. Pendolo ed effetto Coriolis che non funzionano, non dimostrano assolutamente che la Terra è un globo. Sono diversi anni che trovate pubblicato video dove si vedono modelli di proiezione attraverso la cupola in grado di rappresentare questo fenomeno. Ieri, 15 dicembre 2024, ho postato il video sottotitolato dal titolo TFE, Terra piana, presentazione del modello. Per inciso, TFE non significa assolutamente The Final Experiment, come qualcuno crede, ma The Flat Earth. Nel video si legge presentazione, non spiegazione del modello, mentre nella descrizione si trova il link del canale in lingua inglese di chi ha costruito il modello che state vedendo. Mi sono allontanato dal tema i libri di storia non riportano la verità. Su questo canale trovate la disanima riguardo Eratostene, uno degli argomenti che si trovano sui libri che usano a scuola per indottrinarci fin da piccini. Nelle diverse voci a disposizione che sono su indice alfabetico trovate tutte le anomalie al riguardo, altro che esperimento minuzioso come qualcuno si pregia di raccontare. Solo la misurazione della lunghezza di uno stadio è ridicola. Vediamo questo breve spezzone dal film La sala dei professori. Ma poi arrivò un certo Talete da Mileto. Egli era un matematico e sapeva che un'eclissi solare è causata dalla luna che si interpone tra il sole e la terra. Così. Possiamo vedere un'eclissi parziale, un anulare e un'eclissi totale. E con l'aiuto di calcoli matematici, Talete riuscì a prevedere esattamente quando si sarebbe verificata la successiva eclissi. L'incalcolabile divenne calcolabile. Grazie. Fine della presentazione. Grazie ragazze, potete tornare al vostro posto. Sono state brave. Che effetti ha avuto sugli esseri umani il fatto che l'incalcolabile è divenuto calcolabile? Jean? Forse gli uomini non hanno più creduto in Dio. Grazie Lucas, puoi riprendere il telefono alla fine della lezione. Non hanno più creduto in Dio? Sì, c'è qualcosa di vero. Con spirito critico, Talete ha anticipato qualcosa che appartiene alla moderna astronomia. Sapete che cos'è l'astronomia? I segni zodiacali. Quella è l'astrologia, questa è un'altra cosa. Chi sa che cosa significa astronomia? Ha a che fare con lo studio delle stelle. Esatto. L'astronomia studia i corpi celesti e i relativi fenomeni. Quindi gli uomini smisero di attribuire a Dio le cause di certi fenomeni naturali per cercare una verità che fosse universalmente verificabile. Questo ha gettato le basi della scienza moderna. Talete da Mileto non si sa bene quando è nato. Wikipedia indica fra il 640 e il 625 a.C. Eratostene di Cirene, che secondo quello che ci insegnano è stato il primo che ha misurato, si fa per dire, il diametro della Terra, è nato nel 276 a.C., all'incirca 400 anni dopo. Non vi viene da pensare come ha fatto Talete, che non sapeva nulla di continenti come l'America scoperta nel 1492, dell'Australia scoperta nel 1606 per esempio, a sapere come calcolare corpi celesti senza conoscere distanze del Sole, diametri delle orbite senza ancora conoscere il diametro della Terra.
Non vi viene da pensare che a scuola dovrebbero insegnare anche i calcoli che ha fatto? Voglio dire, se avesse veramente calcolato tempi, distanze, orbite celesti, eccetera, avrebbe avuto bisogno, se non di un computer, di una calcolatrice, non certo pergamene o un abaco. È una balla come le misurazioni di Eratostene. Le eclissi da secoli vengono calcolate attraverso il ciclo di Saros, ovvero un periodo di 223 mesi sinodici. Mese sinodico, altrimenti detto lunazione, rivoluzione sinodica o mese lunare. Al termine di questo ciclo Sole, Terra e Luna si trovano esattamente nella stessa posizione reciproca. Le eclissi lunari e solari si ripetono ogni 10 o 11 cicli di Saros, altro che complicati calcoli matematici. Si tratta semplicemente di una tabella con date e luoghi che non è a portata della massa. Attraverso indice alfabetico trovate la voce Antikythera, un antico strumento meccanico dove si pensa che abbia più di 2000 anni, il quale, come un orologio, era in grado di calcolare le eclissi senza errore. Sapete che nemmeno la NASA fa i calcoli? Si è sempre servita dell'aiuto di Fred Espenach, che non ha fatto altro che usare una tabella dove ogni 10 o 11 cicli di Saros si ripetono le stesse identiche eclissi. Questo significa che tutto quello che sta nel cielo non si sposta dalle proprie orbite da millenni, come vogliono farci credere. Attraverso il fornito indice alfabetico trovate decine e decine di voci inerenti alle eclissi, Coriolis, pendolo, Eratostene, curvatura, eccetera, eccetera, se volete. Un saluto e buone ricerche.